Da Barbaresco a Barolo in gravel. Benvenuto su escursionista.org, iscriviti al canale e fai un like se ti piace il video. Sono partito da Bologna e dopo 3 ore di autostrada sono finalmente arrivato nelle Langhe. Punto di partenza, Castiglione Falletto, si inizia a salire e si vedono le vigne e le bellissime colline. Programma di fare 137 km e 3100 metri di dislivello in gravel e assaggiando gli ottimi vini rossi della zona. Iniziamo subito sbagliando strada e prendiamo uno sterrato meraviglioso in mezzo a colline spettacolari, una vista stupenda, la strada dei sogni di qualsiasi ciclista in gravel. Ritrovato il percorso si continua su strade poco trafficate, ma con una vista stupenda. E siamo circondati da questa uva che cresce su queste bellissime colline e che molto probabilmente diventerà un ottimo vino rosso. Ecco che l'incantesimo viene interrotto da un cartello, pendenza 15% e si inizia a salire. La nostra prima tappa a Monforte d'Alba, nome che viene da un castello medievale che si trova nel paese. Ancora qualche salita e siamo arrivati a Serravalle Langhe a 762 metri. Siamo nelle Alte Langhe a Bossolasco e al posto dei vigneti troviamo boschi e la famosa nocciola tonda gentile delle Langhe. Bellissimo borgo chiamato la Perla delle Langhe. Questi continui saliscendi sono proprio spezzagambe e iniziano a mietere le prime vittime. Ultimo tratto su sterrato e la prima giornata sta per finire, siamo stanchi ma molto soddisfatti. E siamo al secondo giorno di pedalate nelle Langhe. Partiamo subito con un bellissimo sterrato, scaldagambe.
Sono le 10:30 e ci fermiamo per la prima tappa in questa bellissima piazzetta all'Osteria del Peso. La nostra verticale di vini rossi oggi inizia con il dolcetto. Super salita verso Neive, entriamo in un altro mondo. Lungo la strada incontriamo vitellini e poi un allevamento di pecore e maiali. Sto tratto qui da solo vale il giro, bisogna fare niente. Ed eccoci a Neive, un piccolo borgo medievale di case in pietra, molto affascinante, rimasto intatto. Soli 4,5 km da Barbaresco. Toccasana dopo pasti. Ed eccoci finalmente arrivati a Barbaresco, capitale del vino omonimo, famosa in tutto il mondo e patrimonio UNESCO dell'umanità. Il Barbaresco DOC G proviene da uva coltivata nei territori dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso e nella frazione di San Rocco e Sant'Elvio d'Alba. Il vitigno è Nebbiolo, la resa massima per ettaro 80 quintali, gradazione alcolica minima 12,5%, invecchiamento obbligatorio di 2 anni, in cui almeno uno in botte, qualifica riserva qualora sia sottoposto a un periodo di invecchiamento di 4 anni. Siamo ad Alba, territorio fertile in viti, gelsi, cereali e in tartufi squisiti e molto ricercati. Prosperano le industrie del vino e della seta e il commercio vi è agevolato da molte buone strade. Così diceva Gustavo Strafforello, letterato e patriota del Risorgimento a Torino nel 1891. Siamo stanchissimi dopo 1400 metri di dislivello e siamo al terzo giorno di questa bar to bar con escursionista.org.
Costruito intorno alla metà del XI secolo in cima a una collina, il castello di Grinzane Cavour domina con la sua bellezza e l'architettura inconfondibile lo splendido panorama delle colline di Langa, oggi patrimonio dell'umanità, tutelato dall'UNESCO, con paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roeo e Monferrato. Si torna a salire verso La Morra. Poco prima di arrivare c'è un punto panoramico incredibile. La Morra è una delle capitali del Barolo, situata in cima ad una collina. E dopo vigne, sterrati, salite e discese, finalmente siamo arrivati a Barolo, il bellissimo borgo medievale che dà il nome al famosissimo vino. A differenza degli altri borghi della zona, non sorge su un'altura ma su un altopiano, in una valletta. Tra le varie spiegazioni intorno all'etimologia del nome Barolo, quella più accreditata lo fa derivare dal celtico Bas Reul, che significa appunto luogo basso. Stappa e versa. Grazie per aver guardato il video, ricorda di fare un like e di iscriverti al canale.